Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, cogliendo al volo il risultato, all'ultimo Legion War, di un deck builder, Emanuele Bertelli, che da molto tempo coltiva la sua passione per una tribe strana e solo all'apparenza inadatta al formato, i dinosauri. In un meta veloce e particolarmente ostico, il nostro deck builder ha ipotizzato di sfruttare un solo colore, il verde, per annichilire l'avversario di turno con un gameplay così rapido da letteralmente fulminarlo sul posto, non dandogli modo neppure di reagire. Il merito di questa decisione deriva da una leggendaria tanto potente quanto imprevedibile, che prova a scardinare dalle fondamenta le regole del formato, per un approccio alle partite più simile a un combo deck estremo, che è un archetipo che punta esclusivamente alle combat. Questa volta vi parleremo di Trasta, Tempest Road. Siamo al cospetto di una creatura atipica, non solo per le sue caratteristiche, ma per l'abilità che porta in dote, che poco hanno a che fare con una creatura mastodontica come un dinosauro, a partire dal suo costo di cast. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 10 mana generici e 2 verdi abbiamo un dinosauro con forza 7 e costituzione 7, travolgere, rapidità e ben 3 abilità, di cui una in particolare è capace di ridurne drasticamente il costo di cast. Nella prima abilità abbiamo questa magia costa 3 mana generici in meno per essere lanciata per ogni altra magia lanciata in questo turno. Nella seconda c'è travolgere i Planeswalker. Questa creatura può infliggere il danno da combattimento in eccesso al controllore del Planeswalker che sta attaccando. Infine nella terza troviamo Trastas Tempest Roar, ha antimalocchio fintando che è entrato nel campo di battaglia in questo turno. Quel che è racchiuso in questa leggendaria è un che di incredibile, ma allo stesso tempo di difficile utilizzo, soprattutto per il suo costo di cast iniziale, che non è leggero, ma è furbescamente attutito dalla prima abilità, che può in parte ridurne il peso. E se provassimo ad azzerare direttamente il suo costo di cast generico? A parole sembra un'impresa impossibile, ma se concentreremo la nostra build su tutto quello che entra a 0 mana o può darci mana in cambio rispetto a quanto speso, ecco che un 7-7 rapido con travolgere in campo al primo turno può diventare una realtà concreta. Con questi intenti il nostro Trasta Tempest Roar ha intenzione di calcare le scene del formato, veloce quanto un missile e letale quanto un treno in corsa, lanciato a folle velocità contro la faccia del vostro opponente. Già dalle premesse abbiamo capito il folle pieno che sta dietro questo Trasta, Tempest Roar, che deve essere calato il prima possibile a dispetto della sua mole imponente e del suo costo di cast, solo in apparenza esagerato. Abbiamo il verde nella nostra, quindi possiamo inserire qualche mana d'orc con Arboleth, Bird of Paradise e Finno Elves, ma noi vogliamo qualcosa di più rapido, in modo da sostenere al meglio la prima abilità del nostro generale. Già perché con Caravan Vigile e Land Grant si intravedono i tentativi di castare a costo 0 o pareggiando il mana speso con quello in campo, con magie che possono incidere sul numero di carte da lanciare per ridurre di 3 mana generici il costo del comandante. Anche Gaea's Touch, Utopia Sprawl e Wild Grow provano a darci più mana, ma non sono ancora risolutive per i nostri scopi e abbiamo diversi trucchetti da inserire tra le 99 per una maggiore efficacia sotto questo profilo. Pensiamo a carte come Elvish Spirit Guide, Metamorphosis, Erenwood Battleground, Hiroki Waddled Lot. Già intuiamo che proveremo qualsiasi mezzo atto a incrementare la conta delle magie o il mana a disposizione nel momento chiave in cui far entrare il nostro comandante. Fiore all'occhiello di quest'idea sono una serie di creature dal costo a X, Endless One, Hagberg Walker, Shifting Wall, Stonecold Serpent, Ugins Conjurant e Walking Ballista, che proveremo a usare senza spendere alcun mana, uccidendolo immediatamente con l'unica finalità di ridurre il costo di lancio del generale. Anche Corrosive Gale per soli 2 punti vita può svolgere lo stesso compito, oppure offrirci una vratta verso volanti del nemico, nel caso, improbabile, che sia in grado di schierarne qualcuno prima dell'ingresso trionfale di Trashta in campo. Persino con gli artefatti come Bribri Spurs e Engineer Explosives abbiamo delle scorciatoie simili, ma anche carte che in qualche modo, nel caso il piano principale andasse a riletto, ci possono sostenere nell'azione. Ci sono poi degli stratagemmi arditi, come per Glambert Rampager e Hidden Herbalist, che provano a sfruttare le stesse carte più volte, in modo da aumentare la conta delle magie anche in mano praticamente vuota, così da darci più occasioni per scontare il cast del comandante. Chiaramente, visto il contesto, saranno fondamentali le carte che costano 0 mana, come per creature come Memnite, Omnitotter, Phyrexian Walker e Shield Sphere, baluardi per creare un board ma soprattutto finalizzare lo scopo ultimo del mazzo, concentrato unicamente sul nostro dinosauro. A queste scelte si affiancano diversi artefatti, ben 12, tra sassi e utility, che ben poco hanno a che fare con le finalità della build, tra Accord e Shield, Lost Dawn Bubble, Mox Opal, Tormoscrypt e Zuran Orb, tutti coinvolti ad aumentare la conta delle magie lanciate in un turno. Scomoderemo persino un'avventura, Seasonal Ritual, facente parte di Rosdawn Acolyte, per ottenere, con il medesimo mana, un cast in più, per agevolare l'ingresso del generale in campo, che ormai appare chiaro è l'unico scopo dell'intera build. Siamo persino disposti a regalare punti vita al nemico con Sky Shroud Cutter e Reverend Silence, pur di accelerare la venuta del nostro prezioso generale in campo, tanto noi asfalteremo l'avversario con i suoi danni da comandante, quindi queste scorciatoie sono più che validi per la vittoria.
Se apparecchiare il nostro intento di mettere in campo il prima possibile il nostro Trust Tempest Roar, pietra angolare per le nostre partite, è chiaro che dobbiamo anche proteggerlo dalle intemperanze del nemico, anche se, appena entrato, riesce a farlo benissimo pure da solo. Per un approccio un minimo più riflessivo avremo modo di sfruttare qualche carta atta a scavare nel grimorio, Trabutant Harvest, Ancient Stirrings e Once Upon a Time, sempre nell'ottica di spendere meno mana possibile per qualcosa in cambio. Ci potremmo persino permettere qualche draw effect tra Glimpse of Nature, Key to the City, Skullcam e Saivan Library, ma in molti casi non daremo neppure il tempo a queste magie di fare il loro lavoro, visto che cerchiamo in 2 o 3 turni al massimo di chiudere la partita. Anche qualche tutore tra Nissan Zenith, Crop Rotation, War di Tutto e Urza Saga fa capolino tra le 99, ma stiamo parlando di poche scelte di contorno, in un colore, il verde, che ha tanto da offrire su questo fronte, ma a costi di cast troppo alti per le finalità del mazzo. Cosa invece risulta vitale, soprattutto per le partite di attrito, sono le protezioni, ma con Allosaurus Shepherd, Saivan Safekeeper, Insist, Cavern of Soul e Plaza of Heroes proviamo a dare sostanza al nostro folle pieno di conquista, nel caso la partita prendesse una brutta piega. Analogamente con diverse magie specifiche tra Blossoming Defense, Not in This World, Ranger's Guile, Savage Summoning, Safe Skin's Veil, Tamios Safekeeper, Veil of Summer e Vine of Vastwood, uniamo delle protezioni a un altro aspetto vitale per la build, il Pump Effect. Già, perché picchiare per 7 danni è bello, ma aumentarli in fretta è ancora meglio, e con Berserk, Buno Boseiyu, Invigorate, Mutant Grow, Commander's Plate, Centhaus Gander, Okina, Temple of Gracefather faremo di tutto per raggiungere in fretta i 21 danni da comandante. Per un minimo di flessibilità inseriamo Emerald Charm e Great Henge, carte ottime per cercare di diversificare la nostra azione, soprattutto se la partita comincia ad andare per le lunghe e ci serve benzina. Anche il nostro Revival concorre a ridarci fiato, magari recuperando qualche carta chiave dal cimitero, mentre noi cerchiamo di tenere botta con un avversario mai in fin di vita. Come unica rimozione fattiva, per non rischiare di vedere inficiare la vittoria da un parante molesto, annoveriamo Ram True, che con il suo Fight Effect ben si incasta con le statistiche corpose del nostro generale. Infine, come uniche vere interazioni, che non intaccano gli slot a disposizione, avremo 2 terre speciali, Blast Zone e Bosequo Endurance, augurandoci non averne bisogno, visto che il nostro scopo è di chiudere in un paio di turni al massimo. I motivi che hanno portato Emanuele Bertelli a costruire una build attorno a questo Trasta, Tempest Roar, partono da molto lontano, in primis dal suo amore per i dinosauri, che lo hanno condotto ad avventurarsi in questo archetipo tanto estremo quanto divertente. Già, perché è il divertimento, alla fine, il filo conduttore che ha portato il nostro deck builder dalle prime esperienze al Pioneer a planare al Centurion, dopo i primi spoiler di Modern Horizon 2, che hanno fornito tutti i mezzi necessari per imbastire il primo abbozzo della lista. Da quel momento è stato un susseguirsi di test e affinamenti che hanno portato il nostro player alla versione attuale del mazzo, che può darci modo di schierare già dal primo o di secondo turno un bestione rapido in grado di infliggere una marea di danni da comandante. Una sfida che ha dell'incredibile, che vede questo Trasta Tempest Roar al centro della scena, in grado di seminare il terrore negli occhi dell'avversario incredulo, garantendo a noi il massimo del divertimento con giocate dal sapore epico. Come avete potuto intuire dalla disamina fin qui effettuata, il gameplay ipotizzato da Emanuele Bertelli con a capo Trasta Tempest Roar è tanto semplice ed estremo quanto difficile da mettere in pratica, ponendo attenzione ad ogni singola giocata in barba alle impressioni iniziali. Certo, nella prima partita, forti delle poche conoscenze che avrà l'avversario sul nostro modo di affrontare il match, dovremo puntare a sorprenderlo, giocando in fretta al comandante coadiuvato dal nostro arsenale composto di accelerini, ma anche di pump spell. Dal secondo match le cose si fanno molto più complesse e varieremo l'azione in base al nemico, soprattutto se provvido di interazioni, che dovremo aggirare magari giocando il generale protetto o con almeno altri 4 mana a disposizione per rilanciarlo subito dopo. Abbiamo diverse tech che possono permetterci di portare a casa più di un risultato, come hanno dimostrato sul campo risultati non solo alla recente Legion War, ma anche ai molti tornei disputati dal nostro deck builder, che ha elevato questo mazzo particolare al suo fedele compagno di giochi. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere che questa lista basata su Trasta, Tempest Roar, si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Questo archetipo risulta un vero e proprio predatore naturale verso tutti quei mazzi che non esprimono un gameplay veloce o si muovono su piano agro che non è in grado di reggere un 7-7 con travolgere a rapidità, keyword micidiali verso questi mazzi. Le cose si fanno chiaramente molto più complicate contro mazzi control, siano essi a base Esper, Grixis o Azorius, perché dovremo prestare più attenzione alle loro interazioni, giocando protetti ed evitando, per quanto possibile, le mestizie che ci possono propinare. In particolare Raffin Scheming Seer, incontrato per ben 2 volte a Legion War, ha portato ad accumulare dei fastidiosi 2-1 per il nemico, con un solo punto di danni da comandante mancati per portare a casa il risultato.
Insomma, bastava poco per superare anche questo top tier del momento, segno che comunque il potenziale per questo strano dinosauro c'è tutto per far bene anche nel meta attuale. Dopo l'esperienza accumulata al Legion War, il nostro Emanuele Bertelli ha già studiato una serie di accorgimenti per migliorare le performance del suo Trasta Tempest Roar, apportando una serie di migliorie per superare gli ostacoli incontrati. Paradossalmente, uno dei problemi che ha afflitto il mazzo è stata il mana flood, nonostante la build ne giochi solo 27 terre, quindi si è provato a correggere questo aspetto con l'ingresso di Tan Reverse of Unwald e un ulteriore mana dork, Elvish Mystic. Questa scelta andrà a mantenere l'apporto corretto di mana, incrementando però le chance di aumentare lo Storm Count necessario per il cast rapido del nostro comandante. Verso le mestizie contro il cast del comandante o le creature con tocco letale verranno aggiunte Voyager Staff e Brittle Effigy, al posto di 2 carte alla fine meno incisive come Key to the City e Wild Shape. L'intento è sempre quello di aumentare la conta delle magie da lanciare per ridurre il costo del generale, offrendo però protezioni o rimozioni per i pezzi fastidiosi che possono inficiare la nostra race di rompente. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer molto particolare, che vede come protagonista Emanuele Bertelli, che ringraziamo per averci offerto la possibilità di parlare della sua creazione, che prova ad affrontare il Centurion in un modo del tutto inaspettato. Se volete un mazzo estremamente rapido e veloce in grado di stupire gli avversari meno accorti, questo Trasta Tempest Roar potrebbe fare il caso vostro, offrendovi con un gameplay in estremo il modo di sfruttare carte altrimenti impensabili nascoste nei vostri raccoglitori. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.